Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche disponibili con l'entrata di Nettuno in Ariete. Abbiamo la carta della morte, amici dell'Aquario. Può essere un periodo di grande trasformazione, di grande cambiamento. Potrebbe esserci anche il taglio con qualche vecchia abitudine del passato, con qualche situazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione della lettura semestrale che è valida ancora per pochi giorni, fino a San Valentino, e in più trovate anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo subito ragazzi con l'eremita e il fante di coppe. Abbiamo l'imperatrice, il papa, l'asso di denari, un 4 di denari e un 2 di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta. Tenete presente che cercherò di lasciare la lettura aperta, quindi cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Allora, partiamo da questo eremita che potrebbe definire come una fase riflessiva. Ok, abbiamo un 3 di pentacoli e un 8 di pentacoli. Qualcosa mi dice che state pensando da che parte andare. L'eremita è una carta di introspezione, è una carta di isolamento volontario, come se ci fosse il bisogno di fare un po' il punto della situazione, di guardarsi dentro, di cercare la propria verità, che cosa volete per voi, che cos'è in allineamento con la vostra anima. Qui potrebbe trattarsi o di una situazione lavorativa, che strada prendere magari nel lavoro o che cosa cambiare nel lavoro, quali progetti portare avanti, quali progetti sono stati messi nel cassetto, che collaborazioni continuare o interrompere. Si è girata anche una ruota della fortuna. Come cambiare le cose, direi. Andiamo a vedere il fante di coppe. Sacerdotessa. Sette di bastoni e sette di spade. Datemi una carta per il sette di spade. Mm. Cavaliere di coppe. Vi dirò, ho come la sensazione che potrebbe arrivare un qualche tipo di offerta che voi potreste sopravvalutare perché avete come questa visione ancora da elaborare, cioè come se doveste ancora capire bene in che punto siete per capire dove volete andare. Però questa proposta, questa chiacchiera, quest'idea potrebbe anche essere una potenziale collaborazione, un partner. È come se si avvicinasse per proporre qualcosa, può anche semplicemente essere una chiacchiera, il sollevare un certo tema, ehm, però ho la sensazione che qui potreste essere più proiettati nel futuro che non realmente presenti nel presente, scusate il gioco di parole. Ehm, che interessante. Asso di bastoni, due di spade, asso di pentacoli.
È come se ci fosse da dare una direzione a qualche situazione. Secondo me questa persona la conoscete già e potrebbe arrivarvi come questa offerta. E qui c'è come un'indecisione sul dove andare o che cosa fare. Seguo magari quello che è molto in allineamento con me oppure accolgo questa offerta, questa proposta che potrebbe arrivare. Si tratta di iniziare qualche cosa con qualcuno, secondo me. Andiamo a vedere l'imperatrice. Sento come dell'insicurezza qui. Abbiamo di nuovo una carta 1, quindi il mago, e un 4 di bastoni. Sento come se voleste iniziare o comunque fare un cambio, dare un cambio alla vostra vita, ma con l'imperatrice e il papa al contrario, sento che è come se non aveste voglia di prendervi troppe grane, di ufficializzare qualcosa, di fare contratti o firmare contratti o alleanze o concretizzare qualche cosa, cioè è come se sì, potrebbero anche esserci le doti, potrebbero esserci le qualità, le risorse, le conoscenze, tutto quello che volete, ma è come se non aveste una stabilità interna, ma giustamente si parte con un eremita, è come se aveste prima bisogno di capire anche quanto valete, perché il 3 di pentacoli è al contrario, potreste peccare di scarso amor proprio. E quindi c'è come una rivalutazione da dover fare. Andiamo a vedere il Papa. Temperanza e 7 di coppe. Io vi sento confusi, sinceramente. Guardate, qui c'è anche un 7 di spade. Il 7 di spade è una di quelle carte che indica un po' il raccontarsela. Ora vi dico, non so se è un raccontarsela in base al potenziale di questa proposta, offerta, chiacchierata, persona, se è il raccontarsela a livello di sacerdotessa, stavo dicendo, a livello di futuro, ehm, potrebbe anche essere che qualcuno è attirato da questa persona e non sa se iniziare un qualche relazione romantica piuttosto che lavorativa, potrebbero essere che le due cose si mischino, però io sento qua che è come se non voleste prendervi impegni. Andiamo a vedere l'asso di denari, perché di nuovo è cioè, anche qui avete due assi e qui c'è quello di denari. Allora abbiamo 6 di spade e il sole. È come se aveste paura di osare, di fare il primo passo, di iniziare qualche cosa. Questo sento che è perché non avete ancora le idee chiare. All'inizio del periodo perlomeno è così. Tenete presente che Nettuno in Ariete sta più di 10 anni, non mi ricordo bene se 13 o 14 anni. Comunque questo è come se fosse un inizio, un movimento energetico di quel periodo ovviamente. E qui avete comunque la temperanza al contrario e un 7 di coppe al contrario. Quindi sento che proprio c'è come una nebbia a livello mm, di prendere una strada determinata. Cioè è come se l'intuito ce l'aveste o steste cercando delle risposte, però è come se ancora non aveste il coraggio di fare il passo, anche se trovate le risposte, anche se arriva questa proposta, se siete proiettati verso il futuro, sento che è come se mancasse una spinta. Qui c'è anche la carta del sole. Io ho come la sensazione che dovete ritrovare il bambino interiore. Perché qui c'è anche un 6 di spade, che è la carta delle credenze limitanti, di tutto quello che abbiamo appreso durante l'infanzia, di quello che ci limita, dei problemi che abbiamo avuto, di quello che ci assilla e abbiamo bisogno di lasciarlo indietro. E secondo me sì, qui c'è proprio una riscoperta del bambino interiore o la necessità di ritornare connessi con se stessi. Andiamo a vedere il 4
di pentacoli. 10 di pentacoli. Io credo che non siate pronti per essere dei leader, o meglio, pensiate di non essere pronti. Qui potrebbe esserci qualcuno che ha come le doti, le capacità, le caratteristiche di diventare insegnante. Probabilmente c'è un tema nella vostra vita che avete approfondito, del quale siete specialisti, o un evento che avete superato e che potrebbe essere di aiuto anche per altre persone se solo vi metteste a servizio. Però c'è come una sorta di reticenza. Io sento che avete un po' la crisi dell'impostore. Non sono abbastanza qualificato, non sono abbastanza esperto, non sono abbastanza scarso amor proprio, 3 di pentacoli al contrario. Però non è così. Guardate, sento che con questo 4 di pentacoli ci sarà come un'aggiunta a quello che già state facendo. Ci sono nuovi obiettivi. Con il carro c'è un... Ah, scusate, forse non ho detto le carte. 10 di pentacoli, carro, stella, 9 di coppe. Con il carro c'è effettivamente una decisione che verrà presa o una strada che verrà data. Può essere che ci sia come questo impulso, questo nuovo inizio, questo nuovo obiettivo, questa nuova idea, se vogliamo, anche di benessere, di successo potrebbe essere, di riconoscimento, di amor proprio. Ok? Andiamo a vedere anche il 2. 4 di spade. Sì, siete come in fase di guarigione. Asso, un altro asso, ragazzi. Asso di spade, 6 di... Che belle. Asso di spade, 6 di pentacoli, 4 di pentacoli e la carta degli amanti. Quindi, secondo me inizierete qualche nuovo percorso di vita. Io la sento più così. Poi per qualcuno è vero, può essere una relazione che magari inizia un po' così in sordina, della quale voi non siete sicuri e che non volete troppo ufficializzare perché avete voglia di sentirvi liberi. Però io sento che comunque un qualche tipo di strada verrà data a questa situazione o a questa relazione. Potrebbe anche essere un progetto che avete magari laterale al lavoro o extra lavoro. Terminiamo con un 2 di pentacoli. Il 2 di pentacoli è una carta di qualcuno che gestisce più energie allo stesso tempo. C'è anche un 6 di pentacoli, la carta degli amanti che è un 6, quindi secondo me si va verso la stabilità, l'equilibrio, la chiarezza mentale. C'è come una sorta di ricarica energetica, se vogliamo, da dopo questa riconnessione col vostro bambino interno. Datemi una carta per il sole. Sì, è come se avessi bisogno di fare chiarezza mentale, ma è un po' l'energia di questo eremita. Allora, tenete presente che avete ruota della fortuna, 1, 2, 3, 4, 5, 1, quindi 5 carte di nuovi inizi e la morte. Quindi vi dico, secondo me questo è perlomeno il primo periodo di questo ingresso planetario vi servirà per definire che cosa volete voi, dove andare, che cosa è importante per voi, come costruire la vostra indipendenza economica, finanziaria, potrebbe essere come creare quel progetto, capire se effettivamente avete voglia di infilarvi in un determinato progetto. Qui può anche essere che qualcuno inizi a far parte di una grande azienda, questo ve lo dico, ma potrebbe esserci la necessità di doversi spostare, ehm, diciamo con un chilometraggio abbastanza importante. Io sento che comunque ragazzi troverete un'armonia, troverete un equilibrio. Si tratta di tagliare magari con quello che non vi serve più, con dei vecchi atteggiamenti di carenza, di scarsità, e che attraverso questo eremita arriverete al sole, alla vostra essenza più pura. Da lì potete capire cosa vi fa sentire al sicuro, verso dove andate, quali sono i vostri obiettivi, cosa vi fa sentire appagati, cosa vi piace fare.
Se fosse una storia romantica, vi dico, potrebbe essere qualcuno che si avvicina un po' così, in sordina. Effettivamente potrebbe anche essere una persona che, cioè con la quale potreste diventare intimi, ma solo a livello fisico. Quindi è come se ci fosse un inizio, ma molto superficiale, diciamo. Poi però le cose potrebbero effettivamente cambiare, anche perché qua si termina con la carta degli amanti, quindi anche lì è un po' come riscoprire se stessi, la propria essenza, cosa vi fa brillare, cosa vi fa sentire al sicuro, cosa vi fa sentire in espansione, cosa vi fa sentire sereni, liberi. Andiamo a vedere qualche oracolo. Wow, carta numero 11, guida divina. Sono divinamente guidato. Vi dicono un po' di lasciar fare all'universo. Tenete presente che avete comunque la ruota della fortuna e la ruota del karma. E in qualche modo c'è come un cambio, se vogliamo, un po' predestinato, un po' karmico. Potrebbe anche proprio essere la fine di un ciclo della vostra vita che dà il passo a qualche cosa di nuovo con tutti questi assi. È come ridefinire chi siete, lasciarsi indietro un vecchio vestito. Ok, qui abbiamo la carta della motivazione e qua vi dice, che è interessante questa carta perché va un po' col periodo in cui siamo. Quando la primavera si avvicina e manca un mesetto più o meno, questa fata vi invita a entrare in azione. C'è qualche cosa che avete pensato di fare e che adesso è ora di impegnarsi, di occuparsi a fare. Cioè, se fino a prima, fino diciamo a un po' di tempo fa, si pensava, e io lo vedo come la prima parte della lettura, a che cosa fare, nella seconda parte della lettura è come se vi dicessero è ora di iniziare ad impegnarsi, a tenersi impegnati nel fare qualche cosa. Tenete presente che da qualche parte bisogna iniziare, ok? E tenete anche presente che, cioè, un consiglio è non aspettate di avere un progetto finito completamente prima di partire, perché normalmente, uno, così si ritarda un sacco la partenza, due, non è detto che quando voi avete questo progetto nella vostra testa, rotondo, finito e che vi piace così tanto, che in corso d'opera non dobbiate cambiare questo progetto perché magari vi rendete conto che non è esattamente così che funziona. Quindi non serve tanto avere il quadro finale, più che altro quello di partenza, perché si sa come si parte, ma poi non si sa se si arriva esattamente come lo abbiamo pianificato. Ok? Quindi non aspettate di avere tutto il disegno per iniziare a fare qualcosa. Ultimo messaggio dell'universo. Invece di pregare per un risultato, prego per il più alto bene di tutti. Che interessante. La Kabbalah dice che quando noi desideriamo per noi stessi, siamo egoisti. Dobbiamo desiderare per tutti. Cioè, quando desideriamo in piccolo, siamo egoisti. Desideriamo in grande. Che bella questa. Bene, cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale date like, mettete hype, iscrivetevi, condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me contattatemi via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiega come funziona il tutto. Cioè, scusate, dove vi spiego come funziona il tutto, ho invertito le vocali. Però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro come autodidatti attraverso la sezione degli abbonati. Io li tratto tutte le credenze limitanti, tutte no,
però ce ne sono già tante. In più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, c'è un accento sui traumi, su come elaborarli, ci sono delle tecniche energetiche per risvegliare il terzo occhio, per lavorare con la Kundalini, per proteggere e ripulire il campo energetico, insomma, praticamente tutto quello che io ho imparato in decenni di studi che ho condensato e messo lì a disposizione in quella sezione. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, sono le playlist con le copertine lilla. L'unica cosa, tenete presente che sono 4 playlist per adesso, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico perché sono state preparate come un corso di formazione, quindi dovete prima avere le basi per poi andare ai video successivi, ok? Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!